Oh, rarissima. Buongiorno a tutti e bentornati nel mio canale. Io sono Niccolò e quest'oggi mi trovo a Serle, nelle Prealpi vicino a Brescia, con un paio di amici per andare a vedere un po' che insetti ci sono qui in zona. In particolare l'obiettivo di oggi è vedere delle larve di lucciola, di cui vi parlerà meglio Dario, che è qui con me. Anzi, Dario, vieni qua. Buondì. Si presenti in due parole per chi non la conosce. Allora, io sono Dario Cioppa e studio dermestidi, formifidi e vampiridi e oggi siamo qui per andare a caccia di tutti i generi, a dire il vero, di vampiridi che sono presenti in Italia, che sarebbero Luciola, Lamproizza, Lampiris e Phosphorus. In particolare in questa zona qui, che appunto siamo in un bosco, è molto comune Lamproizza. Ciao, lei chi è? Dai, si presenti. Eugenio Galastri, Staphylinide silfine, Isteridi. isteridi. Vabbè, lo conoscete, è particolare. Comunque, lei sarà anche il nostro esperto micologo oggi. Assolutamente sì, è una persona che ne sa veramente tantissimo su tutti i funghi e ci racconterà cose incredibili sul loro conto. Non è assolutamente vero, però va bene, ok. Ok, andata. Ti fare di Niente, informazione. adesso andiamo a vedere se riusciamo a trovare qualche larva di lucciola, così ve la faccio vedere. Guardate che belli ciucciamini, davvero. Dare le visti? Abbiamo appena sollevato questo sasso a bordo strada e sono già usciti fuori degli animaletti veramente interessanti. A parte la colonia di formiche, c'era anche questo qui, che adesso vi faccio vedere da vicino. Eccolo qua. Questo qui, se non ricordo male, dovrebbe essere un Platyarthus, un isopode, quindi un crostaceo terricolo, parente dei porcellini di terra, quelli che si appallottolano per intendersi, che è mirmecofilo, cioè vive come commensale all'interno dei nidi di formiche. Non mi ricordo anche qui se è, diciamo, semplicemente un ospite tollerato o se magari ha la funzione di spazzino per, come dire, Eugenio, la smetti? Mi sta dando fastidio. Comunque stavo dicendo, se probabilmente si occupa anche della pulizia in un certo senso del formicaio. Eccoli una formica che gli passa sopra senza ritegno. E niente, non so dirvi molto altro di questi animaletti, ma sono comunque molto carini e sempre simpatici come muovono le antenne poi. Comunque volevo raccontarvi anche un attimo di questa zona in cui mi trovo, che è appunto una specie di altopiano appena a nord di Brescia, nel comune di Serle, appunto, come dicevo prima. Questa zona è una delle aree carsiche più importanti del nord Italia. Giurassico-cretacico. Esatto. Le rocce qui sono praticamente è tutto calcare e è piena di grotte, è un groviera. Qui sotto c'è vuoto sotto i nostri piedi in questo momento. E anche in questo periodo qua si stanno scoprendo tantissime nuove grotte in questa zona, grazie agli svariati gruppi speleo che stanno lavorando qui. Però oggi non andremo in grotta. Tuttavia i segni del carsismo ne vedremo e come. Questo posto è pieno di doline, ce n'è veramente una ogni 10 metri e su molte sul fondo, cioè in molte sul fondo c'è una grotta. Quindi magari qualche ingresso ve lo riesco a far vedere. Cos'è questa? Allora, questo qua si tratta di Asplenium trichomanes. È una felce, qui sotto si vedono bene i sori. I sori sono le strutture, diciamo, riproduttive che sono situate nella pagina inferiore della foglia e servono alla pianta per, insomma, produrre e disperdere le spore. Qui ci sono gli sporangi. Questa felce è in realtà molto comune in quasi tutti gli ambienti e è particolare in quanto pianta rupicola, ovvero che tende a colonizzare, un po' come anche altre specie di Asplenium, ambienti anche in realtà non troppo adatti, tutto sommato, in generale alle felci, dove non si immagina di trovarle, in quanto stanno su rupi, pareti rocciose,
E infatti questi si trovano in realtà anche in centro città, sui muretti, non necessariamente sui muretti a secco. Infatti questa è su una rupe incredibile. Esattamente, questa si è un po' confusa. Non ha paura a essere un'altezza così vertiginosa? Però adesso invece dovresti fare il video a questo bellissimo collembolo gigante. Oh mio Dio! Qui vedete una dolina, una delle tante che abbiamo passato, in cui adesso ci infileremo per andare a cercare un po' di insettacci che ci sono qui dentro, dove si accumula l'umidità. Dove si accumula l'umidità. Ok, ce l'ho fatta. E niente, questo qui è un classico, una classica formazione che si trova in un paesaggio carsico come questo. Praticamente sotto c'è il vuoto e dopo un po' il terreno sprofonda e si forma così una dolina, con a volte un ingresso di una grotta sul fondo. Sotto una pietra sul fondo della dolina è spuntato fuori questo animaletto qua. Questo qui è un opilione e si sta muovendo adesso, eccolo. Dicevo un opilione, quindi è un arachnide, però non è un ragno, appartiene a un gruppo un po' diverso. Si distinguono dai ragni soprattutto per il fatto che negli opilioni il corpo è, diciamo, le due parti in cui sono divisi gli arachnidi, ovvero il cefalotorace, quello anteriore, e l'addome, quella posteriore, mentre nei ragni sono separati da un peduncolo, negli opilioni sono quasi fuse insieme, quindi sono praticamente delle palline con le zampe lunghe. Questo qui è un opilione tutto sommato normale, ma poco sotto c'era lui. Questo qui è sempre un opilione, ma del genere Trogulus, e adesso ve lo voglio far vedere un po' da vicino. Come vedete ha un corpo molto allungato e delle zampe più corte ed è estremamente mimetico. Questi animali qua quando stanno immobili in mezzo al terriccio sono praticamente invisibili. Un'altra cosa carina è il fatto che hanno con la parte anteriore una specie di cappuccio che copre le parti boccali, e inoltre hanno anche una dieta abbastanza particolare. Sì, infatti si occupano la stessa identica nicchia, da un punto di vista alimentare, dei lampiridi, delle lucciole, o almeno si sovrappongono parzialmente. Loro si nutrono molto di gasteropodi pulmonati, chiocciole di macce, e sono specializzati in questo. Con questa forma allungata entrano dentro il guscio, letteralmente. E niente, è molto carino. Molto molto. Già. Non saprei dirvi altro sulla specie o così. Qui abbiamo trovato un ciano lichene. Fondamentalmente, allora, anzitutto i licheni sono, con licheni si intende una simbiosi tra un ospite fungino e un ospite algale. Però vi sono, allora, quando si dà il nome a un lichene si dà il nome appunto alla componente fungina, al fungo lichenico. In questo caso però invece la componente fotosintetica del lichene non è un'alga, ma bensì un cianobatterio. Ci sono alcuni licheni, alcune specie che sono in grado appunto di stringere anche questo tipo di simbiosi, e tendenzialmente questi si riconoscono in quanto sono molto più morbidi. Lì c'è un carabide, Niccolò. Non è un carabide, Che cazzo è? È una coleva. Ah, è un colevidi. Ah, è vero, c'hai ragione, scemo io. Vabbè, colevidi. Colevini. Le iodidi vuoi dire? Le iodidi colevini. Sì, è un insetto. Sì. E niente, comunque è molto molto brutto. Sì, è bruttissimo perché fondamentalmente questi spesso si riconoscono perché sono verde scuro barra color morte e molli. E in realtà ci sono anche dei licheni dei licheni normali che hanno questo aspetto un po' brutto, però spesso i ciano licheni sono così. In realtà qui, per essere sicuro al 100% che si tratti di un ciano lichene, dovremmo fare la sezione e osservarli al microscopio biologico.
Ci è voluto un sacco di tempo, però dopo una quantità di sassi ribaltata in vereconda, finalmente ho trovato la tosse e anche uno pseudoscorpione. Questo animaletto qui, che se non li conoscete, i pseudoscorpioni sono degli arachnidi, simili a dei piccoli scorpioni senza coda, anche se in realtà appartengono a un gruppo diverso. Minchia, ce la posso fare senza morire forse. Una cosa simpatica dei pseudoscorpioni, perlomeno di alcuni gruppi, ce n'è uno che è escluso, però vabbè, hanno anche loro una ghiandola velenifera, però non ce l'hanno sulla coda come gli scorpioni perché non hanno la coda semplicemente, ma ce l'hanno nelle dita delle due chele. Questo non ce li hanno tutti i pseudoscorpioni, ce n'è un gruppo, gli ctonioidei, che ne è privo completamente. Gli altri invece li hanno o su una o su entrambe le dita, diciamo, delle pinze. Un'altra cosa strana è che i pseudoscorpioni sono in grado di produrre la seta. Infatti si sta muovendo. Comunque riescono a produrre seta da delle ghiandole che si trovano sui cheliceri, le appendici sempre a forma di chela che hanno vicino alla bocca. Si sta allargato le pinze, adesso cerco di farvelo vedere dove è finito. Eccolo qua. Sì, dai, mi sentirei di confermare Neobisium. Comunque, stavo dicendo, usano la seta per produrre delle piccole cellette in cui rifugiarsi. Ad esempio, durante l'inverno le fanno sotto i sassi o sotto la corteccia e sono molto mimetiche perché sono dello stesso colore del substrato. Quindi sono simpatici. Da sotto un sasso finalmente è uscito un insetto dopo una marea di sassi girati. Questo qui è un Ocypus, un coleottero della famiglia dei stafilinidi, un predatore che è in grado di tirare anche delle belle mozzicate. Non vi saprei dire la specie, in questo momento si sta nascondendo tra le radici. È una bella bestia. È un po' intontito. No, è proprio intontito forte. Prima si era mosso e adesso decido di non muoversi più. Se riesco a ripulire un attimo da... Eccolo qua. Cosa? Oh, ha trovato una lucciola in diretta. Toh, che bello. Andiamo a vederla. Abbiamo trovato la prima larva di lamproizza oggi, che è questa qui, e hanno una morfologia molto particolare, come si può vedere. Infatti, oddio, non si vede molto bene, adesso provo a farla vedere un attimo da vicino. ok, Eccola qua. Questa qui, che ci crediate o no, è una larva di una lucciola. sì, si tratta di lamproizza splendidula, lo dico in base alla località, che ha una morfologia appunto niciforme, Cosa vuol dire uniciforme? simile a un isopode. Che sono quelli che abbiamo trovato prima, tra l'altro. Qua abbiamo un glomeide che vabbè non ci assomiglia molto, ma lontanamente. Eccolo qui. Sì. È uniciforme. Vabbè. Comunque, E un attimo che devo ritrovarla. Eccola qui. si nutre principalmente di chiocciole, o almeno così si dice fino ad ora, e niente. È un bel rinvenimento. Sì. Avreste mai detto che le larve di lucciola erano fatte in questo modo? Eccola qua di nuovo. Gli abbiamo fatto luce e qui si vedono chiaramente le macchie che è qui sul dorso, che sono gli organi che fanno poi la luce effettivamente, perché anche le larve Emettono luce come gli adulti. Come è fatto l'adulto di questa specie qua? Allora, il maschio alato è molto simile all'Ampiris, quindi diciamo che ha appunto il capo coperto dal pronoto, ha due finestre pronotali che solitamente sono più trasparenti,
ma non sempre, anche alcune lampiris erano molto trasparenti, che servono per riflettere meglio la luce della femmina, perché la femmina è quella che produce bioluminescenza a terra e quindi attira i maschi, e servono per espandere la luce e quindi farla percepire meglio agli occhi del maschio. Scusa, ti posso fare una domanda? Sì, Ma se il maschio è a lato, la femmina è a angolo? Da sotto una pietra il nostro Dario ha trovato anche questo simpatico insetto, un coleottero della famiglia dei carabidi e del genere Stomis. In questa zona dovrebbe esserci la specie Stomis rostratus, però questo qui è un esemplare immaturo. Di solito sono di colore molto più scuro, ma a parte che non sta fermo non riesco a metterlo a fuoco. Vabbè. Ok. No. No. Urdo, stronzo. Bastardo. Questa parte andrà tagliata? No. Ottimo. E vai, ok. Si è fermato. Vabbè, comunque, stavo dicendo, appena fanno la metamorfosi, appena concludono la metamorfosi, negli insetti l'esoscheletro deve ancora un po' indurirsi ed è di colore di solito chiaro. Questo qui si vede che è appena diventato adulto e deve ancora indurirsi l'esoscheletro. Perciò è ancora, diciamo, un po' molliccio, è il motivo per cui non lo sto tenendo fermo io con le dita. E niente, questo genere è caratterizzato da delle mandibole molto molto lunghe che non si vedranno mai perché non sta fermo un attimo. E il fatto è che con queste mandibole lunghissime non si sa ancora cosa mangino. Cioè, probabilmente in realtà sono specializzati, vista la forma delle altre parti boccali, nel mangiare cibo liquido. Quindi, boh, Chiocciole. non lo so, non si sa. Dario ha appena trovato un altro carabide, stavolta adulto e con ciao, con l'esoscheletro, stavo per dire l'edeago che sono i genitali, comunque anche li avrà anche i genitali, comunque l'esoscheletro intendo completamente indurito. Questo qui è un bellissimo Licinus hoffmannseggi, sempre un coleottero carabide, però di questo si sa che cosa mangia, anche lui mangia le chiocciole, esattamente come i Trogulus e la larva di Lamproiza di prima. Questo qui usa una tattica però molto più particolare. Non so se si vede, ma le mandibole sono praticamente tipo degli apriscatole. Sono prima di tutto asimmetriche, una ha un'incavatura, l'altra ha una sporgenza. Praticamente l'insetto incastra l'incavatura nel bordo del guscio della chiocciola e usa la sporgenza come letteralmente apriscatole, poi si sposta e continua così finché non apre tutto il guscio. E non è una specie comunissima, sono molto contento di vederla. Sono riuscito finalmente ad inquadrarlo da vicino e si vedono le mandibole apriscatole. Vedete, appunto, una ha un'incavatura, l'altra la sporgenza, e sono molto corte e tozze perché sono, appunto, in questo modo sono molto potenti e riescono a rompere il guscio dei gasteropodi. È perché il gasteropode la sa da tenere dentro, perché diventano cattivi. I becchi. ma larva di Elatride. Quella non è la priorità. Oh, là ci sono dei funghi. Già, niente. Comunque, Licinus hoffmannseggi, molto molto bello. Posso in te far rivedere anche dove siamo e il pericolo che stiamo correndo in questo momento? No. Oh. Beh, non stiamo correndo, siamo fermi. Ma hai ragione, il pericolo che stiamo... Oh, guarda un fungo! Che non avevo visto più. Guardate un po' cosa è spuntato. Questa è una larva di Ablattaria. Sempre un coleottero, Sì, ma della famiglia Staphylinide, Esattamente, sottofamiglia Silphine. esatto. E niente. E niente, vabbè, anche loro sono elicofaghe probabilmente, in realtà hanno una tendenza alla saprofagia piuttosto spiccata, però le si può riconoscere fondamentalmente per la forma, per la forma delle antenne, dal genere Silpha. E per la sono forma simili delle alle zampe, larve di carabo. vampiridi. Sì, sono sempre larve unisciformi anche queste. Sì. A volte addirittura le ho sentite chiamare trilobitomorfe, ma non è propriamente È molto un più termine. figo, però. È molto più figo, infatti io uso soprattutto quello. Sta ferma. Vabbè. Però. Ecco, no. Era stata ferma, quando gli hai detto di star ferma. Stai ferma. No, non funziona. Ferma!
Non funziona. Ha funzionato? No. Ha avuto un attimo di defiance, si vede. Va bene. Niente, quest'oggi stiamo trovando tutti gli animali che mangiano le povere chiocciole. Abbiamo trovato altre larve, incredibilmente, scavando qui e facendo una voragine, Sì. come potete vedere. E Sì. in pratica stiamo facendo lavorare Dario. Per se stesso, però sì. Già. La cosa divertente è che tecnicamente gli stiamo facendo scavare una dolina, che già di per sé è un grosso buco. Quindi è abbastanza ironico. Quindi le trovi qui in mezzo al terreno, in pratica. Funghi! Sì, sì. Funghi! Ok, dai, se ne capita un'altra provo a fare un altro mini video. Erano solo di quel genere lì o c'erano anche altri generi? Per ora è solo lamproizza in realtà. Vabbè, Non per tutte è sicura la specie, però sì. aspetta un attimo, Sì. aspetta un attimo. Cosa sono? Ma questi qui sono ascomiceti. Ora dire cosa non lo so. Aspetta, senti un attimo. Una scomicetta. Questo meglio. Un'altra larva di lamproizza. Sì, è appena spuntata da sotto un sasso. Questa qui riesco a farvela vedere dall'alto per benino. Si vede bene il pronoto lì a sinistra che copre la testa, che è nascosta sotto, e le 4 macchie sui segmenti addominali. Che avrebbero in realtà. Che sarebbero in realtà le lanterne. Sì. Infatti da lì produce bioluminescenza. Sì. Come dicevamo anche prima. Le larve la usano principalmente per difendersi in realtà. Sì. Un meccanismo chiamato aposematismo. Già. Cercano di spaventare gli aggressori. È veramente spaventosa, devo dire. Guarda. Però scioglie chiocciole in confronto. Carina. Ah, lo faccio anch'io quando vado in giro con la boccetta di acido solforico. Con questo direi che possiamo lasciarla lì. Bene, visto che si è fatta una certa, direi che adesso dobbiamo andarcene da qui. Tutto sommato è stata una bella giornata, abbiamo trovato insetti molto carini, abbiamo trovato effettivamente l'obiettivo che siamo venuti a cercare e sono riuscito anche a farvelo vedere bene. E quindi niente, dai, ci si vede alla prossima. Spero vi sia piaciuto il video. Ciao! Ciao ciao! Io sono Gandalf il merda e torno da voi al mutare della diarrea.